Benvenuti! Oggi parliamo di una statua stranissima, ovvero la Vergine del Panesio. La Vergine del Panesio è una statua davvero strana, così strana che gli abitanti della città nella quale si trova la statua dicono che la loro è l'unica Madonna al mondo fatta così. Potrebbero anche avere ragione in effetti. E questa statua è annoverata tra le statue più alte del mondo. Che cosa ha di strano? Paio di cose, soprattutto una che è molto visibile e in effetti è strana anche la sua, possibile identità, perché è detta vergine, quindi rappresenterebbe la Madonna, ma forse potrebbe non essere vero. Insomma, è una statua davvero interessante e quindi adesso direi che cominciamo e andiamo con ordine. Innanzitutto dobbiamo dire qualcosa sul nome di questa statua. La statua si chiama Vergine del Panesio o Vergine di Quito. Vergine di Quito perché la statua si trova proprio a Quito, che è la capitale dell'Ecuador. E Vergine del Panesio perché la statua si trova su una collinetta di circa 200 metri di altezza e una collinetta vulcanica che ha questa forma tondeggiante che ricorda un piccolo pezzo di pane, e panesio significa proprio panino, piccolo pezzo di pane, e quindi la statua che si trova sulla sommità di questa collinetta è detta anche Vergine del Panesio. Ovviamente io mi scuso nel qual caso io stia facendo degli errori di pronuncia o stia pronunciando male o particolarmente male il nome di queste località, città e tutto questo, insomma. E la statua è anche un magnifico punto panoramico, infatti dalla statua si gode una vista spettacolare sulla città di Quito. E quindi questa è la ragione del doppio nome di questa statua, Vergine di Quito o Vergine del Panesio. Perché Vergine di? Perché rappresenterebbe la Vergine Maria, quindi la Madonna della religione cristiana. Il punto molto interessante è che però questa Madonna ha un'iconografia davvero strana. Così strana che qualcuno ha avanzato l'ipotesi che forse potrebbe non rappresentare la Madonna, ma un'altra donna, sempre della tradizione, cristiana. E ci arriviamo tra un attimo a parlare proprio di questo, quindi dell'identità di questa statua. Adesso andiamo a vedere come è fatta la statua. La statua è alta 45 metri, 30 di statua e 15 di basamento. La statua pesa 150 tonnellate. A dire il vero, si trovano anche fonti che parlano di 185 tonnellate di peso. Insomma, potremmo dire che siamo tra le 150 e le 180 tonnellate di peso. E la statua è fatta di alluminio. Da quante parti di alluminio è composta? Anche in questo caso fonti diverse riportano dati diversi. Si va da 1200 parti fino a 7500 parti. Ad ogni modo, la statua, sappiamo, è fatta in alluminio. Naturalmente è fatta in alluminio esternamente, perché internamente si ha una tralicciatura che ne fa da sostegno. E attualmente questa è la statua in alluminio più alta del mondo. La statua è stata commissionata da Agustín de la Herrán Matorras
ed è stata progettata da un gruppo di artisti ed ingegneri ecuadoriani. Però è stata realizzata da un team di artigiani italiani. Il progetto è stato infatti affidato all'ingegnere italiano Bernardo Wiesner, che ha collaborato per l'appunto con un team di artigiani italiani. Infatti la statua è stata realizzata in Italia e poi trasportata in Ecuador e lì è stata assemblata. E in una dichiarazione ufficiale dell'Associazione Culturale Bernardo de Legarda si legge: la statua gigante della Vergine del Panesillo è stata progettata da un gruppo di artisti e ingegneri ecuadoriani, ma è stata realizzata da un team di artigiani italiani. La statua è una copia della statuetta di 30 cm di Bernardo de Legarda, che si trova nella chiesa di San Francesco a Quito. Il progetto è stato approvato dall'Associazione Culturale Bernardo de Legarda, che ha fornito il suo supporto morale e tecnico. E la statua è stata inaugurata il 28 marzo 1976 dall'allora arcivescovo di Quito, Pablo Muñoz Vega. E voilà! Ma che cos'ha di così strano questa statua? Dopotutto è anche bella. E quindi andiamo a vederla un attimo più da vicino. Innanzitutto, come detto, la statua ha un basamento e questo basamento è una costruzione di forma conica. In realtà questo basamento, che è in granito, è qualcosa di più di un semplice basamento. Infatti, come si può vedere, presenta anche delle vetrate. Infatti è in buona sostanza un piccolo santuario dedicato alla Vergine Maria. Il basamento è alto 15 metri e ha un diametro di circa 20 metri ed è sormontato da una cupola di rame che ospita una cappella. E in cima a questo basamento c'è anche una balconata che si trova praticamente ai piedi della statua e che funge da punto panoramico. E da qui c'è la statua che rappresenta la Vergine Maria nell'atto di sconfiggere il demonio. La scena si svolge sopra un globo. E questo globo è il mondo. Infatti si vedono per esempio i continenti. La Vergine è in piedi sul mondo e schiaccia un gigantesco serpente che è per l'appunto la rappresentazione del demonio. Quindi la Madonna ha il diavolo sotto i suoi piedi e lo schiaccia. E vediamo anche che sotto i piedi della Madonna c'è anche una mezzaluna. Fino a qui niente di particolarmente strano. Infatti la rappresentazione della Madonna che schiaccia il demonio è qualcosa di piuttosto comune e anche il fatto che la Madonna abbia la mezzaluna sotto i piedi è ancora una rappresentazione piuttosto comune, quindi è qualcosa che si può trovare normalmente anche in quelle statuette piuttosto piccole che si vedono nelle chiese o anche statuette da tenere in casa. Quindi fino a qui niente di troppo strano. Proseguendo nell'osservazione della statua, possiamo notare che c'è una catena. Questa catena è quella con cui la Madonna tiene il demonio sconfitto e incatenato. Infatti, un capo della catena è addosso al demonio e l'altro capo ce l'ha in mano la Vergine Maria. Ma è a questo punto, continuando a salire nell'osservazione della statua, che cominciano a venire fuori le cose un po' strane. Proseguendo infatti nell'osservazione della statua, ci spostiamo verso le spalle e qui si comincia a notare qualcosa di strano. Per esempio, quella forma circolare che si nota sembrerebbe sotto la veste. Questa cosa è davvero molto particolare. Sembra infatti che la Vergine abbia sotto la veste
una sorta di placca rotonda. Infatti si vede come la veste al di sopra formi le pieghe a contatto con questa placca rotonda. E ora la domanda è: cos'è? Io ho provato a cercare e, devo dire, non sono riuscita a trovare spiegazioni particolari su questa statua. Perché anche se l'arte e la musica sono il mio mestiere, non è che si può sapere tutto. E quindi sono andata a cercare e dico, ma sicuramente è qualcosa che non so. Però non sono riuscita a trovare spiegazioni per questa placca rotonda. Sembra davvero che la Madonna abbia sotto sembra quasi un cerchio di metallo. Non ho idea di che cosa possa rappresentare. E personalmente non sono a conoscenza di qualche tipo di iconografia ricorrente di questa cosa. Io sinceramente è la prima volta che la vedo in tutte le Madonne, sia scolpite che dipinte, che conosco io nel corso dei secoli. Sinceramente non mi viene in mente questo tipo di simbologia. E qui ci sarebbe da chiedersi, è il cuore di Maria? A parte il fatto che è a destra, quindi, insomma, un po' strano. Ma il punto è che quando la Madonna o anche Gesù vengono rappresentati nell'atto di offrire il cuore è rappresentato in centro ed è rappresentato come un vero e proprio cuore, nel senso che se si osservano anche quelle statuette votive, anche tipiche delle chiese dei paesi, si vede molto spesso la Madonna oppure Gesù che offrono il cuore, quindi che qui davanti hanno un cuore a volte più stilizzato, a volte più anatomico e a volte anche incendiato, quindi un cuore ardente. Ma è un cuore per l'appunto che sia stilizzato, che sia un po' più anatomico, normalmente è molto leggibile, non è un cerchio e per l'appunto si colloca in centro e viene proprio mostrato perché è il gesto di donare il cuore. Quindi io sinceramente mi sentirei di escludere che, anzi ce l'ha a destra, quindi che questa sorta di fibbia rotonda che sembra avere sotto il vestito sia il cuore. E io dico che sembra averlo sotto il vestito perché, come dicevo prima, su questa forma rotonda si formano le pieghe del vestito e quindi sembra che la stoffa sia come tirata. Ecco, io non sono riuscita a risalire a una fonte che spieghi questa cosa, mi interesserebbe molto saperne di più, quindi se voi siete a conoscenza di qualche tipo di informazione in merito, ovviamente fatemela sapere nei commenti. E sì, a questo punto è anche ovvio qual è la parte più strana, l'altra parte più strana, ancora più strana di questa. Però ci arriviamo tra un attimo, proseguiamo ancora per un momento a finire l'osservazione della statua guardando il volto della Vergine. E quindi finiamo l'osservazione della statua guardando proprio il volto della Vergine. È un volto molto bello, molto dolce, la Vergine è ritratta come è d'uso nell'iconografia giovane e la Vergine si direbbe che porta un velo, si intravedono anche i capelli con la riga in mezzo, però comunque la Vergine si direbbe proprio che porti un velo e la Vergine è coronata da una aureola, da una corona con 12 stelle. E ovviamente la parte più strana sono le ali, una Madonna con le ali. Gli abitanti di Quito dicono che la loro è l'unica Madonna con le ali esistente al mondo. Hanno ragione? Allora, adesso lo vediamo meglio. In realtà qualche rara rappresentazione della Madonna alata esiste, prevalentemente in Russia, quindi nella Chiesa ortodossa. Anche nell'Europa cristiana a volte compare una Madonna alata, però quando compare non è sempre un simbolo positivo. Oppure, diversamente, che forse non sia la Madonna, questa donna raffigurata? Va bene, andiamo a vedere.
Innanzitutto dobbiamo dire che questa statua gigante prende ispirazione da una statuetta che è posta nel santuario di San Francesco a Quito ed è una statuetta di una trentina di centimetri che è stata scolpita da Bernardo delle Garda nel 1734. Bernardo delle Garda è stato uno degli artisti più rappresentativi di Quito nel XVIII secolo e lui a un certo punto, nel 1734, scolpì questa statuetta intitolata Immacolata Concezione. E questa statuetta ebbe un tale successo che venne copiata ovunque, venne copiata tantissimo, sia in Ecuador che in Colombia, e rappresenta la Vergine Maria che sconfigge il demonio. Ma qual è la particolarità di questa statuetta che l'ha resa così tanto famosa? Primariamente è l'atteggiamento della Vergine Maria. La Vergine, infatti, in questa statuetta non è raffigurata in modo ieratico, statico, tutt'altro. La Vergine qui è raffigurata in modo estremamente dinamico e sembra quasi che danzi, che balli, mentre sconfigge il demonio. Perché infatti, come si può vedere molto facilmente, la Madonna qui è proprio raffigurata nell'atto di sconfiggere il demonio. In questo caso la Vergine e il serpente stanno su di una nuvola, la Vergine schiaccia la testa del demonio con un piede, sotto i suoi piedi ha anche una mezzaluna e, come dicevamo prima, questa è un'iconografia classica che si trova molto molto spesso un po' dappertutto. La Vergine indossa un abito bianco ed è ornato di rose, perché la rosa è il fiore preferito, se così vogliamo, della Vergine Maria, infatti c'è anche il rosario, e la Vergine ha un mantello rosso e blu. Anche in questo caso siamo in presenza di un'iconografia molto classica e anche in questo caso la Vergine ha incatenato il demonio, infatti regge la catena con la quale ha infilzato praticamente il demonio. La statua gigante della Madonna del Panesio prende ispirazione da questa Madonna, cioè da questa Immacolata Concezione di Bernardo delle Garda. E al di là del fatto che sia la Vergine del Panesio sia questa Immacolata Concezione rappresentano la Madonna nell'atto di sconfiggere il demonio, quello che si può anche vedere è che hanno in comune la dinamicità della figura. Solitamente le figure sacre e soprattutto la Madonna sono ritratte in pose molto statiche, spesso con le mani giunte, con la testa china e in modi, diciamo, molto ordinati, se così vogliamo. In questo caso, invece, i movimenti sono molto liberi. La Madonnina di Bernardo delle Garda è estremamente dinamica, come dicevamo, sembra che balli. E in effetti anche la statua gigante della Madonna del Panesio è di per sé piuttosto dinamica. Osservando infatti la Vergine del Panesio, si può vedere come la Vergine sia ritratta quasi nell'atto di sollevarsi da terra. Infatti si può vedere che ha un ginocchio leggermente piegato, è storta, se così vogliamo dire, di schiena, quindi è storta sul bacino, si sta torcendo su se stessa, con una mano tiene la catena, tiene un capo della catena con la quale ha incatenato il demonio e l'altra mano la tiene sollevata e anche la testa è leggermente torta, è leggermente girata, un pochino sollevata verso l'alto. Quindi insomma abbiamo il busto, il corpo, la testa che hanno vari gradi di rotazione. E tutto questo conferisce alla figura un grande senso di movimento. Tutto molto bello, tutto molto interessante. Il problema è che la statuetta di Bernardo delle Garda non ha le ali, mentre invece la Vergine del Panesio, sì, ha ali lunghe 20 metri. La prima domanda quindi è: ma può la Madonna avere le ali? Ovviamente parliamo di iconografia artistica. Può la Madonna avere le ali? Dunque,
Tendenzialmente no, nel senso che le ali sono degli angeli, ma Dio, Gesù e la Madonna non hanno bisogno delle ali. Quindi tendenzialmente nell'iconografia la risposta è no, la Madonna non ha le ali. Poi è vero, ci sono delle eccezioni, come in ogni cosa. Le eccezioni più frequenti nelle quali la Madonna è rappresentata alata sono delle raffigurazioni russe o facenti parte della Chiesa ortodossa. In queste raffigurazioni la Madonna è effettivamente rappresentata alata e in questi casi la Madonna ha anche una posizione piuttosto specifica, ovvero è in piedi con le ali dispiegate e apre il suo manto e sotto il suo manto si raccolgono le genti, quindi sia persone di chiesa, dove lo capiamo dai copricapi e dagli abiti che indossano, sia anche gente, diciamo così, normale. Infatti, questa rappresentazione della Madonna è spesso accompagnata dalla preghiera "coprici con il tuo manto". E infatti il senso è proprio questo. Quando in queste raffigurazioni la Madonna è rappresentata alata, è un simbolo di protezione e infatti la Madonna protegge e accoglie tutti quanti sotto il suo manto, mentre dispiega le ali a mo' di protezione e di difesa. Come detto, comunque c'è da tenere conto che questo tipo di iconografia è un po' speciale e specifico di alcune zone, mentre invece per quanto riguarda l'Europa cristiana è in effetti un po' più difficile trovare Madonne alate, perché di solito, in realtà non è un di solito perché sono rappresentazioni piuttosto rare, però quando si trova una Madonna alata normalmente non è un simbolo positivo. Le Madonne alate che si trovano, infatti, sono spesso le cosiddette false Madonne, che sono alate e a volte addirittura cornute. E qui chiaramente si capisce già tutto, perché infatti, secondo le storie che vengono raccontate in questi casi, c'è il diavolo che, volendo ingannare i fedeli, i prelati, i devoti, si presenta sotto le sembianze della Madonna, a volte addirittura con il bambinello in braccio. Però il demonio non riesce ad assomigliare davvero alla Vergine Maria e quindi succede che si presenta, sì, con le sembianze della Vergine, però in realtà gli restano le corna o gli restano le ali e quindi chiaramente viene scoperto e si capisce che quella in realtà non è la Vergine Maria ma è un inganno. C'è una cosa da dire però. Se è vero che chiaramente sulle corna non si può avere nessun dubbio, le ali hanno una particolarità. Infatti, normalmente le false Madonne, quindi l'inganno, perciò il demonio che si presenta fingendo di essere la Vergine ma gli restano le ali, sono ali di pipistrello. Mentre invece quando la Madonna viene rappresentata alata in senso positivo, quindi sarebbero davvero le ali il simbolo di protezione che la Madonna può dare, come nel caso dell'iconografia ortodossa, in quel caso sono ali piumate, proprio come quelle degli angeli. E nel nostro caso la Vergine del Panesio ha proprio le ali piumate. E ora quindi la domanda è: ma perché la Vergine del Panesio ha le ali? Perché abbiamo qui una Madonna alata? Non sarebbe teoricamente in iconografia. Anche perché se pensiamo che la statua gigante si ispira alla statuetta di Bernardo delle Garda, però questa statuetta le ali non le ha, è proprio una Madonna in senso iconografico classico. Quindi, perché la Vergine del Panesio ha le ali? Ora, io questa statua la conosco da un po', ma la conosco a livello superficiale, come a dire, ah sì, quella statua lì, sì, la Madonna con le ali, ah che bella, secondo me è molto bella, mi piace molto.
ma non l'avevo mai approfondita e in realtà non è un'opera che viene studiata particolarmente quando si fa storia dell'arte. Quindi io non ho informazioni specifiche su questa statua e quindi sono andata a cercarle perché mi faceva piacere approfondire e anche per questo video. Il problema è che in realtà io nelle mie ricerche ho trovato poco o nulla su questa statua e quindi io non sono riuscita a trovare una spiegazione del perché questa Madonna abbia le ali e, parentesi, ovviamente se voi lo sapete, se avete informazioni, ditemelo nei commenti. Però ho trovato una ipotesi che ritengo veramente interessante, ovvero e se la Vergine raffigurata, perché ricordiamo che questa scultura si chiama Vergine di Quito o Vergine del Panesio, non Madonna del Panesio. Io ogni tanto la chiamo Madonna del Panesio, però in effetti è scorretto. Il titolo è Vergine del Panesio o Vergine di Quito. Quindi l'ipotesi che ho trovato è questa. E se questa Vergine non fosse la Vergine Maria, ma un'altra Vergine, ovvero la donna dell'Apocalisse? Nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse e per la precisione al capitolo 12 si legge: un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. E poco più avanti, sempre nell'Apocalisse, si legge: quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le 2 ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, 2 tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. E qui abbiamo nella rappresentazione della Vergine del Panesio tantissimi di questi segni iconografici. Per esempio, nella Apocalisse si legge che apparve nel cielo e, aprendo parentesi, la Vergine del Panesio sta sopra il mondo. Quindi potrebbe essere un modo di dire che sta nel cielo o potrebbe anche essere un modo di dire che se fosse la Vergine Maria governa o protegge il mondo. Comunque, insomma, nell'Apocalisse si dice appunto che apparve nel cielo una donna vestita di sole. Su questa cosa ci arriviamo tra un attimo. Con la luna sotto i suoi piedi. La Vergine del Panesio ha la mezzaluna sotto i suoi piedi. È vero che spesso anche la Vergine Maria ce l'ha. E sul capo una corona di 12 stelle. E qui non c'è dubbio, la Vergine del Panesio ha una corona, una sorta di aureola con esattamente 12 stelle. L'Apocalisse dice che la donna era incinta e stava partorendo. Ecco, no, qui chiaramente non abbiamo la raffigurazione, non si dice di un parto, d'accordo, ma non abbiamo una donna incinta, quindi la nostra Vergine del Panesio non è incinta. E la cosa più interessante è che ovviamente si parla del drago e anche questa donna sta sconfiggendo il drago che ce l'ha sotto i piedi, e la cosa più interessante è che poco più avanti nell'Apocalisse si dice che alla donna furono date le 2 ali della grande aquila. Ecco, le ali dell'aquila sono piumate, come anche quelle degli angeli. E qui abbiamo una donna alata, una vergine alata. E c'è da dire che
spesso quando si rappresenta la donna dell'Apocalisse la si rappresenta proprio così, simile alla Madonna ma alata. E qui vorrei fare un volo pindarico, perché questo è davvero un volo pindarico, sulla questione dell'abito di sole. Sì, perché come lo fai? Se fosse vera questa ipotesi, come la fai un abito di sole in una statua? Non saprei. Mi ha incuriosito questa cosa che questa Vergine ha qui, anzi qui perché ce l'ha a destra, in realtà io continuo a confondermi. E il punto è che cos'è questa cosa? Bella domanda. Quello che però è vero è che è qualcosa di rotondo e sopra il vestito fa le pieghe come se fossero raggi. Questo è un volo pindarico. Io non lo so se questa cosa sia davvero un simbolo solare o sia semplicemente una fibbia del vestito. Molto più probabilmente è semplicemente una fibbia del vestito e il mio è un volo pindarico, quindi possiamo anche dimenticarci questa cosa. È senz'altro vero però che tutti gli altri segni iconografici in effetti ci sono. E in realtà, lo dico qui perché tanto non lo sa nessuno, intanto che facevo ricerche su questa statua mi è venuto un altro volo pindarico peggiore del precedente. E l'altra idea assurda che mi è venuta è: ma tipo se le ali fossero un segno di vittoria? Proseguendo con le ricerche, no, non credo. Però il punto, cioè l'idea che mi era venuta è questa. Se si osserva la posizione della statua, questa vergine, questa donna, ha appena sconfitto il serpente, si sta come rialzando, lo si vede dal ginocchio piegato, è leggermente ritorta, sta guardando su, tiene in una mano la catena, il capo della catena con cui ha preso il drago, il serpente, e si sta voltando in questo modo. Ora, si ritiene che la mano sollevata di questa statua sia la benedizione che la Vergine dà a Chito, e sicuramente è così. A me era venuta l'idea malsana che e se fosse che questa donna, questa Vergine ha sconfitto il demonio, il drago, l'ha preso e si stia girando su, guardando il cielo, quindi rivolgendosi a Dio e dicendo ho vinto, le ali potrebbero essere quelle della vittoria alata. Io credo di aver sparato una stupidata, però tanto non importa. Così era un'idea che mi era venuta. Poi proseguendo nelle ricerche, no, credo che non sia così. Trovo molto più plausibile l'ipotesi della donna dell'Apocalisse. Però insomma, già che eravamo in tema di voli pindarici, ho pensato di condividere anche quest'idea che mi era venuta mentre scartabellavo. Ma quindi questo significa che se fosse la Vergine dell'Apocalisse allora non è la Vergine Maria? Però anche la Vergine Maria molto spesso è rappresentata nell'atto di sconfiggere il serpente. Beh, in realtà una cosa non esclude l'altra. Infatti, chi sia la donna dell'Apocalisse, diciamo che non mette proprio d'accordo tutti gli studiosi. Infatti, alcuni studiosi ritengono che la donna dell'Apocalisse rappresenti la Chiesa, quindi la Chiesa che viene rincorsa dal demonio ma che alla fine viene salvata da Dio, e altri studiosi ritengono che invece la donna dell'Apocalisse rappresenti proprio la Vergine Maria che partorisce il figlio maschio, quindi Gesù, il Salvatore, e che viene salvata, diciamo comunque viene assunta da Dio. Quindi, considerato che la lettura della donna dell'Apocalisse può essere fatta sotto vari aspetti, in realtà la figura della Vergine Maria può anche sovrapporsi a quella della donna dell'Apocalisse. E quindi ecco qui una delle statue più particolari al mondo, non solo una delle statue più alte del mondo, ma proprio una delle più strane, una delle più particolari, ovvero la Vergine del Panesio, che normalmente viene considerata una Madonna alata, che forse potrebbe portare con sé anche un'iconografia addirittura un pochino più complessa. Questo è quello che ho trovato facendo ricerche su questa statua. Ovviamente
Se voi sapete qualcosa in più, è interessantissimo, quindi fatemelo sapere nei commenti. E per concludere c'è da dire, questa statua è una delle maggiori attrazioni turistiche, non solo culturali, proprio dell'Ecuador e di Quito. Quindi, di nuovo, se qualcuno di voi sa qualcosa in più o addirittura proviene da Quito o da zone vicine, limitrofe, o se vi è capitato di andare a visitare quest'opera d'arte, fatemi sapere cosa sapete, così condividiamo e facciamo conoscere magari quest'opera che è così tanto particolare, unica direi. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un mi piace e ovviamente lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate già questa statua, se magari andrete a visitarla, se sapete qualcosa di più, insomma commentate, che mi fa sempre molto piacere e cerco di rispondere a tutti. Se questo video inoltre pensate che possa essere utile o interessante per qualcuno, ovviamente condividetelo e infine iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora di essere rimasti con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!